Come spesso accade quando la mia intenzione è recensire un film mainstream, non sempre trovo delle vere e proprie porcherie. Ce ne sono di film mainstream che fanno schifo e lo sapete, ma a volte quando il pubblico si scaglia contro uno di questi film, semplicemente non è abituato come me alle vere schifezze del mondo cinematografico e quindi mi ritrovo a credere che determinati film facciano schifo per poi rivelarsi decisamente meno tremendi del previsto. Oggi parliamo di The After Party, un film originario Netflix e in realtà già questo potrebbe far tremare. Partiamo col dire che non sono decisamente il target giusto di questo film. Il mondo in cui si svolge la storia è quello del rap americano e considerando i riferimenti culturali e sociali all'interno del film, il target si riduce in modo drastico unicamente agli appassionati del genere e forse al popolo afroamericano, ma neanche tanto. Quando un aspirante rapper diventa virale per i motivi sbagliati, la sua carriera sembra finita. Ma quando il suo migliore amico lo fa entrare in un folle after party, lui ha una possibilità in più di rendere possibile l'impossibile. La trama non è tra le più brillanti, è abbastanza lineare, senza troppe sorprese, e una volta che lo sai che è una commedia, sai perfettamente come andrà a finire. È uno di quei film in cui per risolvere una situazione si creano altre situazioni sempre più assurde e imbarazzanti, per poi arrivare al punto di rottura in cui due amici protagonisti litigano, ma tanto poi succede quella cosa che li fa riappacificare, e in questo caso succede dopo 2 minuti, e alla fine tutto si risolve per il meglio e ognuno ottiene quello che voleva. Il cast se la cava, con giusto qualche inciampo qua e là, anche perché alcuni attori in realtà sono rapper, e in alcuni casi si vede che non è quello il loro mestiere. Credo che quello di cui parla questo film sia banalmente non rinunciare ai propri sogni, e se l'avesse fatto con un po' meno cliché e decisamente meno sessismo, sarebbe stato anche un bel film. A proposito di sessismo, al di là delle varie tette al vento, che vabbè, evidentemente c'era bisogno di richiamare un po' di attenzione sul film, c'è stata una frase in particolare che non tanto mi è scesa. Durante un concerto di French Montana, il personaggio secondario di Alicia viene chiamato sul palcoscenico insieme al rapper, che canta a lei la sua canzone. Poco dopo la ragazza afferma: "Mi ha fatto sentire come un oggetto e mi è piaciuto". In un contesto in cui si volesse portare la riflessione sul sessismo nella musica rap, ci poteva anche stare bene, ma venendo gratuitamente da un personaggio che peraltro all'inizio del film è stato definito una post-femminista, secondo me non solo distrugge la credibilità del personaggio, ma affossa qualsiasi eventuale tentativo di riflessione positiva sul problema e personalmente dà solo fastidio. Probabilmente la riflessione sul sessismo nel mondo del rap avrebbe anche voluto esserci, ma non c'è mai un momento in cui ci si sofferma sul problema. Ci viene semplicemente mostrato in modo più o meno oggettivo quello che succede, per cui uno se ne accorge solo se è già conscio del problema. Tutti gli altri probabilmente sono quelli a cui il problema fa comodo, e queste persone non faranno altro che gongolarsi di quello che viene mostrato. Mi rendo conto che quando capitano questi discorsi me ne esco con le mie paternali, ma secondo me è giusto soffermarsi su questi temi, anche e soprattutto quando riguardano film mainstream, perché rappresentano la cultura di massa, e perciò, anche se si tratta di un'opera di finzione, tematiche e rappresentazioni rispecchiano il modo in cui una persona media guarda il mondo. Nel complesso però questo film non è brutto, è la classica commedia, magari ambientata in un mondo in cui solo di rado si vedono commedie, e questo gli dà un punto in più. Dopo 20 minuti mi ero già rotto, ma in realtà quando si entra più nel vivo le cose vanno decisamente più rapide. Purtroppo il finale è un po' troppo rapido e si saltano un paio di passaggi, cosa che rende il tutto un po' troppo sbrigativo. Come ho già detto, trovate questo film su Netflix se aveste voglia di dargli uno sguardo. Fatemi sapere se siete d'accordo con le mie riflessioni. Se siete più esperti del mondo del rap americano, ditemi cosa ne avete pensato della rappresentazione all'interno di questo film. Dal mondo del sessismo nel rap per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao!